Ciao ragazzi, mi trovate già con le mani in pasta? Ieri sera ho messo in acqua calda con della candeggina le tovagliette americane che utilizziamo quando mangiamo. Quando le vedo troppo macchiate, uso questo metodo per rimetterle a posto. Le lascio a mollo tutta la notte, per poi al mattino seguente sciacquarle con abbondante acqua per eliminare i residui di candeggina. Dopo le metto fuori ad asciugare. Oggi con i soliti strumenti pulirò i fornelli. Spugnetta saponata e la spugna abrasiva di Shane, e pretendo cambiarla quando finisca con questa pulizia. Mi sono arrivate queste spugnette. Le ho trovate su Shane e sono molto simili a quelli della Leroy Merlin. E ho comprato anche queste spugnette abrasive. Comincio togliendo ed spruzzando un po' di sgrassatore su tutti i componenti del fornello. Anche se questa volta non è molto sporco, mi aiuterà a tenerlo pulito per molto più tempo. Per questa parte le griglie mi aiuterò dalla spugna abrasiva. Per i fuochi uso sempre le pagliette saponate. Penso che con questi riesco a pulire meglio questo vecchio fornello in ghisa. Quindi se qualcuno di voi ha un altro metodo funzionante, per favore, aspetto nei commenti. Oggi voglio fare delle pulizie leggere e piacevoli. In particolare voglio dedicare del tempo a pulire bene il bagno. Se vi va, accompagnatemi nella mia routine. Finisco di pulire il lavandino per dopo avvolgere nella carta di alluminio la spugnetta saponata. Da quando ho scoperto il trucchetto per far che duri di più, lo faccio sempre. Faccio il cambio delle vecchie spugne per le nuove. Cambio lo strofinascio per asciugare i piatti e dopo riempirò il contenitore del sapone per i piatti.
Mi piace avere il tavolo pulito sempre. Nelle superfici lacate si vedono subito macchie di dita o di qualunque cosa appoggi sopra. Anche nelle mie sedie trasparenti ripasso con lo strascio e spray per i vetri. Avevo lavato i copricuscini, il copridivano e anche la coperta. Il profumo che sto sentendo adesso è favoloso. Li rimetterò subito. Do un ripasso veloce anche sul tavolino e, come al solito, almeno una volta al giorno, spazzo con l'aspirapolvere. Continuo per le camere da letto che sono state arieggiate e sistemate da prima. Con il piccolo aspirapolvere farò una pulizia veloce dentro le scarpiere. È piccolino, ma fa il suo lavoro. Adesso toglierò più che altro la polvere dalle ante. Infine spazzo anche il pavimento. Sono arrivata finalmente in bagno. Questo e la pulizia dei fornelli erano i miei obiettivi principali oggi.
Comincio spolverando, spruzzando i detersivi e aspirando il pavimento. Mi fa sentire molto bene quando i compiti che avevo previsto fare li svolgo senza intoppi. Altre volte non succede così, ma non fa niente. Anzi, mi ricorda che ogni giorno è diverso e che anche le difficoltà possono insegnarmi qualcosa. È importante essere gentili con se stessi e accettare che ci siano momenti di pausa e imprevisti. Alla fine ciò che conta è proseguire con determinazione e cercare di migliorare ogni giorno, senza perdere di vista i miei obiettivi. Anche per il bagno utilizzerò nuove spugne e stracci e mi starò aiutando con delle spazzole. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia trasmesso la stessa serenità che ho provato mentre io lo realizzavo. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento. La vostra opinione è fondamentale per motivarmi e creare altri contenuti come questo. Grazie per il vostro supporto e per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Gwen. Ciao!